Quanti di voi direbbero che partire all'avventura senza sapere cosa ne sarà dei tuoi prossimi 15 giorni è roba da pazzi? Quanti minuti mancano all'autobus? Penso 10. E quanti minuti ci vogliono per arrivare lì? 12. Veramente? E come faccio poi a raccontarti tutte le emozioni che ti travolgeranno giorno dopo giorno? Paura, spensieratezza, libertà, insicurezza. E poi tutta quella parte in cui condividerai il tuo tempo con persone nuove che magari ti lasciano dentro un ricordo. Il ricordo di non essere partito invano, ma per una ragione. Ed ecco a voi la mia ragione di oggi. Siamo arrivati alla stazione per puro caso e faremo un bel tour del Portogallo andando verso la costa del sud. Siamo appena arrivati a Oporto e faremo un bel tour del Portogallo andando verso la costa del sud e per adesso ciò che ci tocca fare è scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni perché non abbiamo pianificato niente. Ad inizio agosto Mario ed io siamo partiti per la Spagna, dove abbiamo trascorso 10 giorni stupendi grazie ad un progetto Erasmus. I'm from Italy and no, okay, just to be okay. Ma una volta terminata questa esperienza, perché mai prendere l'aereo e tornare indietro quando puoi buttarti a capofitto in un'avventura che fino a 2 giorni prima non avevi affatto pianificato? Nessun albergo, nessun mezzo di trasporto prenotato, ma soprattutto nessun piano per il giorno successivo. E anche stanotte non sappiamo dove dormire. Io sto cercando un posto per dormire più economico. E per fortuna che il nostro karma, o meglio, la nostra aura, un concetto che vi racconteremo nel prossimo episodio, ci è stato accanto per tutto il tempo. Ciao Mario, benvenuto a Portogallo. Oh, are you happy? Lei è Anastasia, una ragazza estone con cui avevamo trascorso la settimana precedente in Spagna. In tutto ciò, questa è la francissigna, un piatto tipico di Oporto. Io penso sia una bomba calorica che a cena è vietata in qualsiasi paese del mondo. Delizio. Ecco, lei è stata la prima ragione per visitare Oporto, perché anche lei, casualmente, si trovava lì. Gli italiani insegnano i gesti anche nel resto del mondo. E se non lo avessi ancora intuito, la prima ragione per partire all'avventura sono proprio le persone che incontri lungo il tragitto. We are going to the railway station. I hope I'm not confusing anything, but it should be like In questo caso si trattava di spendere del buon tempo con una persona davvero in gamba. one step, and now you can open your. Oh, amazing. Anzi, direi ancora più in gamba di noi. Infatti lei, al contrario, ha pianificato tutta la sua settimana in Portogallo nei minimi dettagli. Visita luoghi di interesse, giri turistici in tram e free tour per la città. Mentre noi... Wow, è fantastico, sembra che ci sia una città nella città, che una è la parte marittima e l'altra è la parte che è sopra, che è quella un po' più vera città. Beh, ecco, questa è stata la nostra esperienza quando abbiamo tentato di organizzare la nostra giornata. L'unica cosa che faremo oggi durante la giornata sarà comprare una chitarra o un ukulele e fare un free tour. E invece ecco cosa è successo. Come non detto, stamattina Piero si è andato a fare il tour. Io mi scocciavo un po'. Ma dai, chiuso. Ed è lì l'ukulele della vita. Mio caro amico, com'è andato questo tour guidato? Che palle! Ed è esattamente qui che ho capito che la nostra giornata è molto più interessante quando è improvvisata. Pranzo in quel del supermercato e vino portoghese. Provo ad andare nella libreria dove hanno girato Harry Potter, famosissimo.
oggi finalmente io e il buon Piero ci spostiamo. Andiamo ad Aveiro. Aveiro. Wow, abbiamo anche un televisore. Sì, mi piace questo posto. Eccoci amici, abbiamo appena cambiato città e siamo arrivati a Coimbra, che il nostro viaggio continua verso sud. Terza ragione, il potere di non avere piani e quindi avere la piena libertà di cambiarli in qualsiasi momento. Persino mezz'ora prima di prendere l'autobus. Ma ricapitoliamo le ragioni che a conti fatti ci hanno reso questa avventura migliore. La prima, focalizzarsi sull'energia che ti può dare conoscere nuove persone. La seconda è che improvvisare durante la giornata rende tutto più interessante. Mentre la terza è la libertà di organizzazione. Bene, una volta arrivati qui a Coimbra ci siamo resi conti che forse... che forse non ne vale la pena e quindi domani mattina si va a surfare. Così, a cazzo, così, de botte, de una. C'è una notizia per te, Piero. La lezione di surf è solo alle 2:30. È solo alle 2:30, man, quindi significa che o facciamo la lezione di surf o prendiamo l'autobus. A surfare alla fine ci sono andato, sì, ma un altro giorno ed in un'altra città. Ma cosa ci è capitato di così assurdo nei giorni successivi? Te lo spiego nel prossimo capitolo. Ciao Lizzy! E anche stanotte non sappiamo dove dormire. Dove ha dormito stanotte? Nel bel mezzo di un bar. Praticamente stavano due ragazze a un tavolo a fianco e stavano a ridere, americane. Le abbiamo appena inglobate nel tavolo. Siamo partiti in 4, siamo diventati 5, poi 6, ora siamo 8. E ti spiegherò perché abbiamo con noi un'aura potentissima, o meglio Carmo, chiamatela come vi pare, che ci aiuta a cavarcela in ogni situazione. Ora, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri canali e seguiteci su Instagram per non perdervi quello che stiamo facendo day by day.